Buongiorno cari amici, cari amiche, siamo qua di nuovo oggi perché abbiamo una novità. Vado subito al sodo, mi è arrivata, diciamo, la prima bozza di questo nuovo libro di Mauro Biglino, scritto a quattro mani, con Francesco Esposito. E gli amici del canale non hanno bisogno, diciamo, di particolari introduzioni perché sicuramente li conoscono. E quindi direi di andare direttamente al motivo di questo nostro incontro, e cioè presentare un pochino Mauro e Francesco con voi questo nuovo libro. Anzitutto buongiorno a tutti e due. Ciao Buongiorno a Davide, te, buongiorno a Davide, tutti. e buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Buongiorno. Allora Mauro, io diciamo sono stato molto contento di aver avuto la possibilità di leggere in anteprima questo libro, perché mi ha colpito molto, come mi hanno colpito molto gli altri che hai fatto, ovviamente che erano più incentrati sull'Antico Testamento. Questo invece è un libro che va a parlare di Gesù. E la cosa interessante perché secondo me, finché si parla di Yahweh, finché si parla dell'Antico Testamento, chi guarda a queste cose con un approccio di fede può sempre dire, beh, quello era Yahweh, il Vecchio Testamento è stato superato, il Nuovo è diverso. Invece adesso voi siete andati a toccare proprio i fili scoperti, ecco, della religione cristiana e della religione cattolica, quindi affrontare il tema di Gesù. Voi vi siete già occupati tanto di Gesù, anche in altri video, però qui in questo libro in qualche modo tutto viene messo insieme in maniera più organica. E il titolo del libro è Gesù semidio. E quindi la prima domanda, Mauro, che vorrei farti è proprio sul titolo. Cosa vuol dire Gesù semidio? Chi erano questi semidei? Gesù semidio è senza l'articolo, non Gesù il semidio. Perché? Perché Gesù apparteneva ad una categoria specifica che nell'antichità era molto ben conosciuta in tutte le civiltà, e quindi l'assenza dell'articolo sta a significare la non unicità della sua appartenenza a quella categoria. E i cosiddetti semidei, per essere molto sintetici ma molto chiari, a rischio di essere anche crudi, erano i figli di uno o una appartenente alla razza umana e uno e una o uno appartenente ad una civiltà superiore che a seconda delle parti del mondo ovviamente veniva chiamata in modi diversi. Noi nella Bibbia sappiamo che sono gli Elohim, li riconosce Gesù stesso quando invoca un El. Quindi in realtà semidio per questo, perché è figlio di un'umana e figlio di uno di loro. Ma di questo parliamo abbondantemente dentro il libro e quindi ovviamente non affrontiamo qui il tema. Ma il 50% era DNA umano, quindi semi-dio, uno dei tanti. È uno dei tanti, quindi uno dei tanti, come tu sei solito dire anche di Yahweh, che era uno dei tanti tra i tanti Elohim che frequentavano certe zone del Medio Oriente, eccetera. E quindi anche Gesù, uno dei tanti, sono sicuro che anche questo libro scatenerà, diciamo, le curiosità e forse anche le polemiche di qualcuno, anche se poi l'intento non è quello. Però invece una cosa che è interessante, ho trovato nel libro, è che prima di affrontare la tematica, insomma, a vita di Gesù, attraverso gli eventi principali della sua esistenza, così come sono raccontati dai Vangeli, voi cercate anche di ricostruire il contesto in cui lui è vissuto e il contesto in cui le fonti scritte sono state poi appunto scritte e poi tramandate a noi. Qui passo la palla a Francesco Esposito, che nel libro ha aiutato a ricostruire proprio questo contesto qui. La prima cosa che vorrei chiederti, Francesco, che mi ha colpito molto e che molte poche volte viene messa in luce, è che il fatto che nella comunità cristiana delle origini, in realtà non era monolitica questa comunità cristiana delle origini, ma era attraversata da diverse faglie di conflitto.
È Sì, così? esatto. Ne ho voluto mettere in luce quella che secondo me è anche una definizione, a mio parere sbagliata, che bisognerebbe superare, quella dei giudeo-cristiani, cioè coloro che attualmente vengono identificati come quelli appartenenti ancora alla branca del giudaismo, che io identifico sostanzialmente con i gesuani. Chi sono i gesuani? I gesuani sono gli originari appartenenti al movimento voluto da Gesù, un movimento messianista, un movimento apocalittico, ma attenzione, sempre all'interno del recinto giudaico, quindi del recinto ebraico. Cosa differente invece della divisione voluta, spaccatura voluta invece da Paolo, e quindi poi dai paolinisti, quindi da quelli che sono stati i seguaci di Paolo, che invece in quel Christos, che vuol dire sempre Messia, ma qua siamo invece nel greco, quel Christos invece è qualcos'altro, cioè quel Messia paolino diventa qualcos'altro. Paolo, che quindi deve vendere questa dottrina a un pubblico gentile che ha una sensibilità differente, siamo sempre all'interno dell'impero romano, quindi qui la conoscenza del contesto deve essere fondamentale, come io e Mauro ben sottolineiamo nel libro più volte. Ecco, dato che Paolo deve vendere questa dottrina differente ai gentili, la prima cosa che fa è trasformare il Mashiach ebraico, quindi il Christos greco, in qualcosa di differente, quindi in un personaggio che ha una sì missione salvifica, ma non per Israele, ma per tutto il popolo, quindi per tutti i popoli, anzi, quindi qui il carattere universalista, e poi una salvezza destinata, dicevo, a tutti, e soprattutto una salvezza non di natura politica, ma di natura escatologica, cioè legata alla vita dopo la morte. E qui, ecco, sulla dottrina paolina, e chiudo, ci soffermeremo molto con Mauro, perché è qui che poi traggono origine le varie fedi, potremmo dire così, sulla resurrezione, sulla divinità di Gesù. Quindi è Paolo che poi dà inizio ufficialmente a un qualcosa. Quindi abbiamo già, diciamo, messo 2 punti molto importanti, il primo dei quali è il fatto che Gesù è un semidio, uno dei tanti, come Yahweh era un Elohim, uno dei tanti, e tu adesso ci dici che anche il cristianesimo delle origini, oltre ad essere spaccato in se stesso, era anche una delle tanti fedi, ovviamente, delle moltissime plurime che erano, che facevano parte dell'antichità. Hai accennato a Paolo, questa era la mia prossima domanda, allora magari ti chiedo brevissimamente di chiarire questo aspetto, anche se poi dopo il libro ne parla, cioè Paolo, fondatore del cristianesimo, quindi alla fine toglie in qualche modo il primato anche a Gesù. Sì, veramente 2 minuti. Oramai tutti quanti gli studiosi sono concordi nel definire un Gesù un ebreo a 360 gradi, un Gesù che non ha mai voluto fondare una nuova religione, un Gesù che assieme ai suoi, quindi siamo sempre nel recinto gesuano, giusto, ecco, ricordarlo, erano ben saldi all'interno della loro cultura e appartenenza giudaica, la loro tradizione giudaica, non hanno mai messo in discussione quelli che al tempo erano i 3 elementi fondamentali per un ebreo pio e giusto, quindi circoncisione, legge e tempio. Paolo invece, come vi dicevo prima, crea questa spaccatura originaria, perché partendo dalle lettere Galati per arrivare per esempio alle lettere Filippesi, Paolo è molto chiaro. La circoncisione non serve più, la legge non serve più, perché se ti fai circoncidere sei obbligato a mettere in pratica tutta la legge. Il tempio non esiste più, in quanto per Paolo il vero tempio da seguire è il corpo di Cristo, che è vero tempio, e noi, dice Paolo, siamo membra di questo grande tempio che è il corpo di Cristo. Quindi, come puoi ben vedere, Paolo crea questa trasformazione, questo allontanamento anzi della dottrina giudaica, e più che fondatore, consapevole e cosciente del cristianesimo, perché Paolo non si definisce mai un cristiano nelle sue lettere, sia chiaro, però Paolo è l'iniziatore, è l'ispiratore di quello che poi sarà quella dottrina fondamentale, perché se Paolo rinnega questi 3 elementi fondativi del giudaismo e poi, ecco, trasforma il Christos in qualcos'altro e si rivolge a tutte le genti con una dottrina di stampo universalista, cosa che, ecco, il messianismo gesuano non era assolutamente, è quello che è divenuto dopo, ispirandosi a Paolo, e per l'appunto poi lentissimamente il cristianesimo che ben conosciamo.
Allora, Mauro, la seconda parte del libro quindi è dedicata completamente a rivedere certi aspetti che noi crediamo di conoscere della vita di Gesù attraverso alcuni episodi che sono quelli del battesimo, della passione, della resurrezione, eccetera. Però c'è una cosa che mi ha colpito, che tu rivedi tutta la cronologia proprio della vita di Gesù. Sì, rivedo tutta la cronologia, questa volta sempre facendo finta che ciò che c'è scritto nei Vangeli sia vero. Ovviamente questa è la premessa di tutti i lavori, perché nessuno di noi sa, nessuno al mondo sa se sia vero ciò che c'è scritto. Ma se è vero ciò che c'è scritto e viene correttamente e coerentemente messo in relazione con altri eventi storici del suo tempo, esterni ai Vangeli, ma collegati, e le persone che leggeranno il libro li vedranno ben descritti, collegati alle figure presenti nei Vangeli, tipo quella di Giovanni Battista, l'esecuzione di Giovanni Battista, noi scopriamo storicamente che Gesù non è morto a 33 anni, ma è morto intorno ai 40, cioè morto, è stato crocifisso tra i 42 e i 43 anni. Ora io mi rendo conto che questo mette in crisi moltissime correnti di pensiero, esoteriche, iniziatiche. Penso quindi a tutti coloro che al 33 hanno dato un significato particolare, e mi rendo conto che potrebbe essere devastante prendere atto del fatto che il 33 non c'entra assolutamente nulla, ma semmai dovrebbero prendere, con beneficio di inventario ovviamente, il 42, il 43, scelgano loro, perché la data esatta non esiste, cioè non è possibile ricavarla con esattezza precisa, ma più o meno i 10 anni in più, questi appaiono chiaramente nei racconti evangelici e nei rapporti che gli Evangeli fanno tra il dato storico della vita di Gesù e ciò che succedeva all'esterno con Erode, eccetera, eccetera. Quindi è necessario vedere anche questo, perché inevitabilmente rimette in discussione tutta una serie di forme di pensiero che si sono collegate a questo famoso 33. E poi noi lì all'interno prendiamo in considerazione tutta una serie di atti che la teologia, l'elaborazione che ci ha spiegato Francesco, l'elaborazione paolina e poi tutta quella successiva, hanno visto teologicamente. Ma leggendo attentamente i Vangeli in greco, traducendo ancora una volta letteralmente il momento del concepimento, diciamo la crocifissione e la successiva sepoltura, l'ascensione di Gesù, o meglio l'assunzione di Gesù, appaiono essere dai testi cosa ben diversa da quella che ci è stata raccontata. Questo è veramente straordinario perché comunque dopo 2 anni, di studi, di esegesi, di teologia sulla vita di questo personaggio, e poi visto che le fonti non sono neanche così tante, presumerebbe che fossero conosciuti molti dettagli anche importanti e in fondo nemmeno troppo nascosti, troppo latenti, come quelli che hai messo in luce tu oggi. Quindi è davvero difficile pensare che ci sia qualcosa di nuovo da dire su Gesù. Invece voi avete fatto questo libro che devo dire, come diciamo nel migliore stile tuo Mauro, quando hai finito di leggerlo ti lascia 3000 domande in più, ma ti fa anche capire che tanta roba forse si può buttare dalla finestra e ricominciare. Voglio chiedere a Francesco, allora, quindi la seconda parte di questo libro è dedicata appunto alla vita di Gesù e agli episodi principali della vita di Gesù. Ci vuoi dire qualcosa di uno di questi episodi che diciamo può essere Allora, interessante per chi sì, ascolta? Mauro ha fatto cenno alla questione dell'ascensione, ma meglio dire assunzione. Però ecco, Mauro ha fatto una precisazione non di poco conto. Cioè Gesù volutamente sta ascendendo al cielo, quindi Gesù volutamente
sta staccando i piedi da terra per raggiungere, potremmo dire così, le regioni iperuraniche. Però, ecco, Mauri invece ha fatto una precisazione, dicevo, non di poco conto, molto attenta, perché si parla per l'appunto di assunzione. E quando parliamo di assunzione è un qualcosa che non stai volendo tu, quindi non è un qualcosa che è legato alla tua volontà specifica, ma c'è un soggetto attivo che ti permette di staccarti dalla terra al cielo, un elemento in comune che oltretutto è presente in altri momenti della vita di Gesù, momenti molto importanti, ma ancora di più è un elemento costante che ha caratterizzato tutte le storie dei popoli dell'antichità, quindi non soltanto il popolo ebraico, ma anche la tradizione greca, la tradizione latina, quella romana, ma possiamo andare anche prima, quindi possiamo andare anche a tempi più remoti. Però ovviamente per chi leggerà questo libro scoprirà veramente anche questo aspetto affascinante che è legato non soltanto, dicevo, all'ascensione, assunzione, ma anche ad altri momenti importanti della vita di Gesù. Mauro, ti passo la palla, direi che andiamo verso la conclusione. Dici qualcosa tu, diciamo, magari sulle motivazioni, su quello che vi ha spinto a fare questo lavoro, e cosa c'è di nuovo anche rispetto magari non solo a quello che dicono gli altri studiosi, ma anche quello che tu hai già detto in altri lavori o in video che hai fatto. Guarda, ciò che ci ha spinto a fare questo lavoro è stata la volontà di mettere assieme l'esperienza e le conoscenze che con le sue 2 lauree, Francesco Esposito ha relative alla patristica, cioè alle origini della storia della Chiesa, e quindi a capire come hanno rielaborato, alla luce delle parole paoline, hanno rielaborato la figura di Gesù, elaborando una teologia che nei Vangeli non c'è. L'altra parte è stato appunto mettere assieme a quella di Francesco la mia parte, che mi fa capire che in realtà, contrariamente a ciò che in effetti sta facendo la Chiesa, che sta dividendo nettamente, sta cercando di dividere nettamente l'Antico Testamento dal Nuovo Testamento. Non ricordiamo che Benedetto XVI ha detto che nella liturgia non bisogna usare il nome Yahweh perché non è cristiano, e quindi questa è una indicazione precisissima, e invece no, cioè nel modo in cui lo presentiamo in questo libro, Gesù si troverebbe, usiamo sempre il condizionale per non essere dei dogmatici, cosa che appunto non vogliamo essere, si troverebbe in perfetta continuità con ciò che c'è scritto nell'Antico Testamento. Lui stesso dice: io non sono venuto per cambiare nulla, ma per portare a compimento. Ma se vogliamo considerare questo portare a compimento, dobbiamo, come abbiamo fatto, mettere in evidenza gli elementi comuni, perché in effetti, come accennava Francesco, ci sono degli elementi che sono presenti nell'Antico Testamento e che ricompaiono nei Vangeli soprattutto, ma anche in Paolo, per esempio lettera ai Corinzi, eccetera, e che la Chiesa ovviamente cerca di tenere separati per poter dare agli uni un certo tipo di interpretazione e agli altri un'altra interpretazione, presentando Gesù in un modo e attribuendogli una figura che lui in effetti nei Vangeli non ha. Perfetto, tra l'altro in questo periodo in cui si sente parlare anche spesso di antisemitismo e tutti gli argomenti che ruotano intorno a questo, è anche giusto ricordare che questo personaggio che noi abbiamo universalizzato attraverso proprio, come hai detto tu Mauro, come hai detto tu Francesco, attraverso l'opera di Paolo, era un ebreo ed era radicalmente ebreo, e i primi gesuani che lo hanno, i primi seguaci suoi gesuani che lo hanno seguito, erano radicalmente ebrei e legati a quella cultura lì. Sì, Una sì, osservazione correttissima, Davide. Cioè non dobbiamo mai dimenticare che Gesù era un giudeo che ha seguito sicuramente, leggendo i suoi detti,
una delle due scuole farisaiche del tempo, erano Hillel e Shammai, era un profondo conoscitore dell'Antico Testamento, tant'è che lo spiegava nelle sinagoghe, e quindi era molto ben preparato, ma era un semita, era un ebreo, era un giudeo, così come peraltro Paolo. E quindi il cristianesimo in realtà è una branca del giudaismo, una branca della religione giudaica, quindi altro che antisemitismo. Ci siamo perfettamente dentro al semitismo, cosa che magari a molti non piacerà, ma devono Mai così. farselo piacere. Mai così. Allora, io direi che come presentazione è sufficiente, tanto spero tanti avranno la voglia, la pazienza, la curiosità di andare a vedere questo nuovo lavoro. Credo che veramente troveranno cose molto interessanti, assolutamente nuove e anche sistemate con una organicità molto più compiuta di quella che magari altre volte in altri studi, sia Francesco che Mauro hanno proposto su questo tema, Gesù. Grazie al nostro senior editor che si chiama Davide Bolognese. Ho potuto, diciamo, leggere in anteprima e contribuire. Mentre lo facevo ho trovato davvero tanti spunti interessanti. Poi io, che sono stato educato comunque nella dottrina cattolica, mi sono chiesto perché queste cose non si sanno prima, ecco. Grazie alla casa editrice Tutti, estremamente rigorosa, ce ne siamo accorti, te ne sei accorto anche tu, ha consentito appunto di arrivare a questo libro che, lo so che ognuno parla bene dei suoi pargoletti, ma insomma non posso fare diversamente. È veramente una bella edizione. Ma soprattutto grazie a voi, grazie anche a chi ci sta ascoltando adesso. E quindi di nuovo grazie mille Mauro, grazie mille Francesco. Per tutti quelli che ci stanno seguendo potrete trovare il link per l'acquisto nella descrizione di questo video. E buona serata, buona giornata a tutti. Ciao, grazie a te, grazie a Francesco e un saluto a tutti e ovviamente buona lettura. Ciao a tutti, grazie.